Nuova puntata, nuovo appuntamento con Facciamo finta che in versione un po' diversa dal solito, perché in questo caso la sorpresa arriva alla fine, quindi avremo un intervento di Umberto Visani che ringraziamo fin d'ora, che ha lanciato un messaggio a noi e a voi da casa. L'argomento è veramente vasto, perché l'argomento è l'Antartide, ma è un argomento che apre a dubbi e parentesi in ambito storico, in ambito ufologico, in ambito anche di scoperte scientifiche non ancora rivelate. E noi cerchiamo di trattare un po' l'argomento, come al solito, senza dare affermazioni in modo sicuro, semplicemente facendo sorgere qualche punto di domanda o magari lasciando in sospeso qualche risposta che andremo ad approfondire nelle prossime puntate. E in questo caso vi rinnovo l'invito a iscrivervi anche al nostro canale YouTube, cercarci su Spotify e su Facebook, perché c'è una sorta di filo conduttore unico che unisce poi tutte le nostre puntate, quelle che abbiamo già fatto e quelle che andremo anche a fare più avanti. Per parlare di Antartide, la figura più importante da cui noi iniziamo è quella dell'ammiraglio Richard Everett Byrd, che è una figura veramente discussa in ambito dei poli in generale, perché fece diverse spedizioni sia al Polo Nord che al Polo Sud e ne fece solo 4 nell'Antartide. L'ammiraglio Byrd, che il nome ci va anche a sottolineare l'importanza dal punto di vista anche strategico militare, perché essendo ammiraglio aveva a disposizione un'intera flotta, quindi comandava un'intera flotta navale. È protagonista di diverse spedizioni e la prima di cui vi vogliamo parlare è l'operazione denominata High Jump, e quindi l'operazione Grande Salto. La andiamo a vedere insieme, perché questa operazione probabilmente vedremo in seguito che è stata fatta in risposta a quello che la Germania fece nel 1938. Nel 1938 la Germania, fra l'altro una curiosità è che contattò proprio il nostro ammiraglio Byrd, che però lui dovette rifiutare per ovvi motivi di natura politica in seguito anche alla guerra che stava per arrivare, la guerra che incombeva. Nel 1938 i tedeschi hanno cominciato ingenti spedizioni, sempre di natura scientifica, ma in questo caso volevano delimitare un territorio denominato Nuova Svevia. Lo vediamo anche dalla cartina, è proprio quella parte in rosso nella parte superiore settentrionale. È strategico proprio perché protegge un enorme canale che porta ad un mare interno nascosto, quindi coperto dai ghiacci ci sarebbe questo enorme canale che è un po' l'ideale, cominciamo a dare anche qualche anteprima, l'ideale per essere percorso con i sottomarini, con i sommergibili, e quindi l'ideale per una base sotterranea nascosta. L'operazione Grande Salto, High Jump, è cominciata nel 1946 e lui fra l'altro ebbe una nave dal nome il Monte Olympus, quindi una portaerei d'appoggio con oltre 4.700 uomini, quindi già questo nome Monte Olympus ci suscita qualche altra domanda. Questa operazione vede un ingente spiegamento di forze, quindi anche pensate al costo che questa operazione poteva avere, e fra l'altro in questa operazione era stata proprio realizzata per durare diversi anni, ma accade qualcosa perché la versione ufficiale racconta di un'operazione interrotta per la perdita di alcuni aerei, quindi in seguito a malfunzionamenti, e già qui risulta un po' strano da concepire, proprio come un'operazione di tale costo, di tale portata possa interrompersi solo per la perdita di alcuni aerei. Ma cominciano a circolare anche articoli di giornali che cominciano a raccontare di qualche perdita umana in questa spedizione, ma le morti hanno queste spiegazioni un po' strane. In questo caso vediamo un articolo di giornale che parla di un uomo dell'ammiraglio Byrd che è venuto a mancare per versione ufficiale un'enorme palla di neve, quindi un grosso blocco di neve che si è staccato, che magari può anche corrispondere a verità, ma unito a quello che vi diremo fra poco suscita altri punti interrogativi. Alcuni giornali, alcuni articoli del 1947 cominciano a riportare notizie, e in questo caso lo andiamo anche a vedere, è un articolo datato 5 marzo 47, un articolo cileno, perché vedete Santiago del Cile. In questo caso Byrd ha fatto una dichiarazione per cui racconta di una minaccia militare per gli Stati Uniti da parte di forze esterne, forze straniere, e questa minaccia arriva con mezzi provenienti dai poli, quindi cita entrambi i poli. Prendiamo anche questa notizia perché poi più tardi ne faremo tesoro. E questa
spedizione, fra l'altro, le cose strane continuano ad accadere perché magari non è del tutto correlato, però una domanda suscita anche quello che è accaduto nel 49, dove il segretario militare della Marina Forrestal si suicida in seguito a improvvisa depressione. Non è raro vedere come un paese come gli Stati Uniti, magari in ambito militare, quando accade qualcosa ci sia subito l'impeto, subito la priorità di mettere a tacere chiunque potesse sapere qualcosa. E dopo aver letto le parole riguardante i pericoli in arrivo dai poli che ci ha raccontato l'ammiraglio Byrd, non possiamo che fare il nostro consueto riferimento pop a tutti gli elementi che ritroviamo anche nei film in questo caso, perché partiamo proprio da Transformers 1, dove Archibald Whitwick in una spedizione artica trova Megatron, ovvero una tecnologia aliena, oppure anche Capitan America, il primo Vendicatore, dove proprio Capitan America si schianta sempre sull'Artico durante la seconda guerra mondiale per salvare il pianeta. Anni dopo verrà ritrovato insieme al Tesseract, una fonte di energia inesauribile. Per quanto invece riguarda lo strano suicidio del segretario della difesa James Forrestal, mi ritorna in mente una scena di Transformers 3 dove Jerry Wang e altre persone vengono cacciate e uccise da un robot che si chiama Laser Break proprio perché sapevano troppo per gettare un po' di fango e tenere nascosta la realtà su alcune missioni spaziali. Noi riprendiamo da qua, perché poi a un certo punto c'è questa duplice funzione, questa duplice versione di quello che è accaduto, perché subito dopo la morte dell'ammiraglio Byrd, una figlia probabilmente, o comunque vengono rivelati i diari segreti dell'ammiraglio Byrd. Qui si trova una storia che la accenniamo brevemente. A un certo punto, durante un volo proprio in Antartide, l'ammiraglio Byrd scopre qualcosa che non va, comincia a vedere delle anomalie sulla strumentazione, comincia a vedere bussole impazzite, comincia a vedere qualcosa sull'altimetro, vede che insomma qualcosa non va e viene confermato anche da quello che vede proprio dal velivolo, perché intorno a lui qualcosa cambia, comincia a vedere una zona inesplorata, verdeggiante, cessano i ghiacci all'improvviso, la temperatura esterna rivelata è di 24 gradi e ancora più curioso è il fatto che lui sottolinea di vedere delle specie floreali, quindi delle piante, degli alberi, ma anche della fauna, anche degli animali che si riteneva fossero estinti, quindi vede questi enormi elefanti che poi andrà a ricollegare ai mammut. Ma come se non fosse abbastanza strano, viene in quel momento affiancato da alcuni velivoli di tecnologia militare superiore che lo invitano ad atterrare. Questa scena si vede anche ai giorni nostri, quando una potenza militare, quando si sforano i confini di una potenza militare, questa affianca un caccia, un aereo militare che gentilmente invita ad atterrare. In questo caso lui atterra immediatamente, viene accolto tra questa popolazione che lui definisce nordica, con la pelle chiara, i lineamenti un po' efebici, un po' effeminati, dei lineamenti quindi gentili, e viene portato da un grande capo, ma lui definisce fra l'altro, la curiosità, questa popolazione come gli arianni, e anche qui il gioco di parole con gli ariani di Hitler viene subito spontaneo. Nel fare questo, nell'andare a incontrare questo grande capo, lui racconta di un ingresso sotterraneo, quindi in una base sotterranea, e qui si va a ricollegare anche ad Agartha, al fenomeno della terra cava che vedremo poi più ampiamente in un'altra puntata. Racconta di percorso di luce rosa, di cristalli, di un palazzo fatto di cristallo, e questa cosa del cristallo nei miei viaggi, tra virgolette, nei miei percorsi, mi è stata raccontata da più fonti, da chi racconta di averli visti, da chi racconta di essere in contatto con questi enormi cristalli perché magari li ha vissuti in viaggio astrale, comunque che al di sotto della superficie terrestre si usino e ci sia questo grande rapporto con i cristalli, mi viene un po' in mente e viene riportata da più fonti che poi andremo anche ad approfondire. Quello che questo grande capo rivela a Byrd sostanzialmente è un messaggio, da una parte un monito per come la razza umana, per le tecnologie, per la bomba atomica, per le armi nucleari che incombono su questa società,
ma è anche un messaggio un po' molto di pace, forse un po' troppo per quello che poi realmente è accaduto, perché a tornare da questa operazione, come l'abbiamo detto prima, sono poi veramente pochi mezzi, poche persone, quindi anche qui c'è chi dice che questi diari siano un falso, proprio per edulcorare, nascondere e cambiare un po' l'attenzione per quello che è accaduto, ma un'ipotesi potrebbe essere che siano accadute entrambe le cose, quindi l'incontro con una civiltà e l'incontro con qualcuno che loro magari già conoscevano. La versione nazista secondo me non esclude del tutto la versione di un contatto con qualche forza al momento esterna al panorama geopolitico mondiale. Cambiamo operazione, questa volta andiamo in ambito britannico perché anche il Regno Unito ha compiuto operazioni eclatanti o quantomeno molto discussi sempre in Antartica. Vi voglio parlare dell'operazione Tabarin che si è tenuta tra il 43 e il 46. Questa operazione nel mare britannico antartico, andiamo a vedere un pochettino quello che è accaduto, ma ufficialmente era stata fatta per proteggere le navi mercantili che erano state prese di mira e d'assalto dagli U-Boot, da questi sommergibili tedeschi e nazisti che tendevano a tagliare fuori ogni tipo di rifornimento al Regno Unito. Stranamente questa operazione però hanno deciso di farla in Antartide. Chi era al comando di questi U-Boot, chi usava questa strategia contro le navi mercantili era un ammiraglio, l'ammiraglio Karl Dönitz, e l'ammiraglio Karl Dönitz però diventa celebre proprio per una sua frase che secondo noi è eclatante e che quindi, visto che voglio citare per bene, chiamo di nuovo in causa il nostro regista Manuel che ce la va a citare. La flotta sottomarina tedesca è orgogliosa di aver costruito per il Führer in un'altra parte del mondo una Shangri-La, una terra, una fortezza inespugnabile. Una fortezza inespugnabile da un'altra parte del mondo, e secondo noi potrebbe essere proprio l'Antartide, anche se poi andiamo a vedere le versioni che vengono date di questa missione. Quella ufficiale, quella più comoda, è quella di Guion Davis, che è l'ultimo sopravvissuto di questa operazione Tabarin, che è mancato tra l'altro nel 2005, quindi non molto tempo fa, e lui dichiarò sostanzialmente che il vero nemico di questa operazione era il freddo, e che quindi i nazisti non li hanno incontrati, e laddove li avessero incontrati avrebbero potuto al massimo offrire una tazza di tè, perché avrebbero sofferto il freddo anche a loro. E a dare manforte a questa ipotesi è anche la dotazione con cui è stata fatta questa operazione Tabarin, che in realtà era un po' scarna perché contava un cacciamine, una nave postale riadattata e una motonave con pochi uomini. E quindi però andiamo a vedere con questo armamento qual è l'altra versione che gira sulla questione. La versione secondo noi molto più interessante è quella che ci ha fornito James Robert, che era un funzionario del Ministero della Difesa britannica, in cui sostanzialmente raccontava che sapevano molto bene quello che andavano a cercare, ed era legato a quanto dichiarato da un sopravvissuto di questa missione, e questo sopravvissuto raccontò di una missione top secret. Questa precedente spedizione era formata da 30 persone, tra militari e scienziati, il cui compito era di allestire una base segreta. Avrebbe riferito di aver scoperto un antico tunnel, ma di queste operazioni sarebbero però sopravvissuti solo 2 uomini, i quali però per radio avevano lanciato strani messaggi. Facendo un passo indietro, c'è da dire che la Gran Bretagna sapeva bene cosa avrebbe potuto trovare, proprio perché all'epoca fu eclatante il dato di numerosi nazisti che mancavano all'appello, misteriosamente scomparsi, così come i loro mezzi, questi U-Boot, questi battelli sommergibili mancavano al conteggio, ne mancavano più di un centinaio, non risultava in nessun report che fossero stati abbattuti o che si fossero arresi, e quindi c'erano buone possibilità di trovarli proprio lì, in quelle basi segrete in Antartide. Tornando alle trasmissioni radio, la cosa più eclatante che si sentì è: ci hanno trovato gli uomini polari. E qui poi si aprono magari diverse parentesi, perché questi uomini polari possono essere i biondi incontrati, questi arianni incontrati da Byrd, possono essere degli Yeti o esperimenti genetici che solevano fare i nazisti, o magari qualcos'altro. Insomma, però questa dichiarazione mise veramente in allerta, anche legata al resto dei racconti che fecero, perché in questo tunnel segreto questi uomini raccontarono di aver
avvistato anche l'esecuzione di alcuni loro compagni, e in queste esecuzioni c'erano i nazisti, quindi c'erano sia i nazisti che questi uomini polari. Fu strano perché queste caverne avevano una temperatura insolitamente alta, intorno ai 24 gradi centigradi, anche qui ritornano quello che abbiamo detto e quello che abbiamo raccontato sui diari dell'ammiraglio Byrd, ma soprattutto un'illuminazione artificiale, quindi non si capiva come questi enormi tunnel, probabilmente realizzati dai nazisti, potessero essere illuminati. Negli stessi tunnel raccontavano anche di numerosi scavi ancora in atto e raccontarono anche di hangar per strani aerei e guarda caso anche qui compaiono U-Boat, quindi delle banchine in cui attraccavano questi mezzi militari di cui abbiamo parlato prima. E a dare adito invece a questa tesi chiamiamo in causa Joseph Farrell. Manuel, chi era? Joseph Farrell è un ricercatore conosciuto e pubblicato in tutto il mondo, nonché un laureato in filosofia all'Università di Oxford, quindi direi una voce abbastanza certa. Joseph Farrell ha quindi cominciato a parlare di questa ossessione che avevano i tedeschi per il mito di Atlantide, per Platone, e è andato a citare quello che è accaduto nel 1935, in cui Heinrich Himmler cominciò a reclutare persone tra le SS che avevano capacità e conoscenze anche a livello esoterico. Nel 1940 istituì ufficialmente l'Ahnenerbe, di cui andremo poi ad approfondire in altre puntate. Insomma, qui viene fuori che le SS, quindi i nazisti, investirono un sacco di tempo e di risorse perché pensavano che dall'archeologia, dall'esoterismo derivassero armi potentissime. Ed è quindi la prova che le SS hanno usato e hanno ricercato armi in giro per il mondo, magari provenienti dal passato. Ed è quindi plausibile che sia gli Stati Uniti che il Regno Unito, che abbiamo appena visto, andassero in Antartide per cercare qualcosa legato all'archeologia e quindi al mistero. Andando in ordine temporale, ma rimanendo in ambito degli Stati Uniti, è molto curiosa una lettera che è datata 2015. A scriverla un ingegnere di volo degli Stati Uniti, e questo ingegnere si chiamava Brian Shoemaker, e la lettera era indirizzata a Linda Moulton Howe, una famosa ufologa, scrittrice, saggista, e racconta di questa lettera molto, molto sofferta, in cui ha meditato per anni di scriverla, ma evidentemente si doveva liberare di un peso. C'è da dire che questo pilota ha circa 4.000 ore di volo alle spalle, ha fatto numerose missioni in Antartide. Vedremo poi una cartina che rappresenta tutti i punti chiave di questa vicenda. Più di 300 ore di volo di questo pilota sono concentrate fra l'altro in traiettorie che hanno a che fare con il Polo Sud, con una certa no-fly zone, una no-fly zone in cui più tardi verrà rivelato esserci un grande buco nei ghiacci in cui accadevano cose strane. E gli è stato anche intimidito di raccontare questa vicenda che riguarda una spedizione che è cominciata nell'83, dall'83 al 99 in cui è finita questa missione. Per ogni periodo invernale, quindi da settembre a febbraio, avevano numerose ore di volo in quella zona e, confrontandosi anche con altri piloti, raccontavano di numerosi avvistamenti di dischi volanti. Loro hanno chiamato proprio così, dischi volanti su questa no-fly zone vicino a questo grande buco. C'è poi un caso specifico di cui vogliamo parlare, legato ad una stazione che vado anche a vedere come si chiama, McMurdo, la stazione, in cui andavano continuamente per fornire spedizioni, quindi hanno accompagnato degli scienziati, e fra l'altro c'erano diversi velivoli che si occupavano anche dei rifornimenti di questi scienziati, ma è accaduto un qualcosa di strano, perché questi scienziati sembravano essere misteriosamente spariti per più di una settimana, nonostante la radio in loro possesso funzionasse, ma a un certo punto, dopo una settimana, hanno di nuovo avuto notizie e hanno avuto l'ordine di tornare a prenderli in questa misteriosa base. Dopo una settimana di loro assenza, praticamente questo pilota racconta di averli accolti nel loro velivolo e racconta di persone strane, persone stranamente mute, quasi scioccate, che non hanno spiccicato parola per tutto il volo di ritorno. Sono stati
stati poi interrogati anche dall'intelligence degli Stati Uniti, e la cosa strana è che appunto dopo il loro rientro questi scienziati sono stati poi trasferiti in Nuova Zelanda e non si è mai saputo più nulla, ma gli stessi agenti che avevano interrogato i piloti hanno preso anche tutta la strumentazione, messa in quarantena e scortata negli Stati Uniti, quindi di ritorno a casa. Bene, tra queste teorie spunta il fatto che anche altri piloti avevano confermato che proprio in quelle vicinanze raccontavano di EBE, entità biologiche extraterrestri, quindi di nuovo ritorna la base con entità aliene, questa volta però dichiaratamente in collaborazione con unità umane. E quindi noi non sappiamo se questo mistero corrisponda al vero, ma è strana questa lettera, e vedremo anche dei documenti che rappresentano lo stato di volo, quindi l'attestato di questo pilota, e abbiamo anche un estratto, se non sbaglio, della lettera che è stata datata 2015. Curioso, è un vero e proprio pellegrinaggio in terra antartica, ufficialmente cominciato nel 2013, che ha visto tanti esponenti a livello mondiale, ma anche di cosiddetto sangue reale, che hanno visitato l'Antartide, ufficialmente con scuse tipo il clima, l'ambiente, lo stato di salute del pianeta. Però andiamo nello specifico, perché abbiamo detto nel 2013 e ci è andato proprio il principe Harry, e non è stato l'unico, perché nel 2015 abbiamo Re Harland V, che è diventato poi il primo monarca regnante a visitare l'Antartide, e lui ha dichiarato di essere stato in visita alla dipendenza norvegese della terra della regina di Maud. Nel 2016 vediamo una carica religiosa, in questo caso il patriarca Kirill della Chiesa ortodossa, anche lui ufficialmente in visita in una comunità locale, una chiesetta locale. Nel 2016 questo è ancora curioso, perché abbiamo il segretario di Stato americano John Kerry, ma il 2016 per John Kerry era un anno molto importante, perché era in piena campagna elettorale, lui era il vice Obama, insomma diciamo che non era proprio il miglior periodo per allontanarsi dagli Stati Uniti. Nel 2016, sempre in ambito statunitense, vediamo Buzz Aldrin, quindi il famoso astronauta della missione Apollo 11, colui che ha messo piede sulla Luna insieme ad Armstrong. Ma qui abbiamo un'altra curiosità, perché Buzz Aldrin si è poi sentito male, nulla di grave, ma non sappiamo se prima o dopo, ma compare anche un tweet curioso, poi magicamente scomparso, in cui racconta di strani avvistamenti, racconta del male in persona che regna in quelle terre, che però non siamo più riusciti a trovare nulla, come se qualcuno si fosse affrettato a cancellare ogni traccia. Se ci si chiede il perché di questi pellegrinaggi, probabilmente abbiamo due spiegazioni. Una è quella che ci viene fornita dall'ANSA, perché esce nel 2018 un'ANSA riguardante ritrovamenti radioattivi sotto l'Antartide, che però è semplicemente anni dopo quello che è accaduto nel 2012, perché voci di corridoio raccontano che Putin in persona avesse già scoperto una fonte radioattiva tramite dei satelliti, e che la task force mandata a controllare avesse trovato delle gallerie sotto il ghiaccio con all'interno una pseudo città alimentata da un globo di energia, che fosse proprio quella la possibile base 211 famosa dei nazisti. Entrando ancora più nello specifico, vediamo che cosa racconta di questa spedizione del 5 febbraio 2012. Un team di scienziati russi ha affermato di aver raggiunto la profondità di oltre 3000 metri, quindi a 3 chilometri, per aver poi trafitto lo scudo di ghiaccio che sovrasta il lago, in questo caso il lago Vostok, che è il più grande di oltre 70 laghi subglaciali che si trovano sotto la calotta di ghiaccio dell'Antartide. Si trova proprio in profondità e vicino alla base russa Vostok, che quindi porta lo stesso nome, ed è un lago di acqua dolce. Ecco, in questo caso il team ha progettato di inviare un robot in questo lago per raccogliere campioni d'acqua e sedimenti di fondo. Le ricerche hanno riscontrato la presenza di un misterioso oggetto metallico di forma circolare o cilindrica, e inoltre in una vasta area di 100 metri, di 100 per 70 km, quindi stiamo parlando di 75.000 km quadrati, sono state riscontrate anomalie del campo magnetico naturale. E a confermare queste notizie, essendo
essendo anche noi piemontesi abbiamo una curiosità datata 30 gennaio 2013, che è proprio un articolo del giornale La Nuova Provincia di Asti, che vado citando: Putin punta verso la frontiera mai raggiunta prima. I russi non sono i soli in questa missione, gli scienziati di tutto il mondo sono letteralmente in gara per esplorare i misteri dell'Antartide. Ci sono altri 2 scavi in corso nella terra dei ghiacci per cercare i misteri dell'evoluzione, ma sono stati comunque i primi, dopo 15 anni di trivellazioni nel 2012, a raggiungere la superficie del lago Vostok, sepolto da 25 milioni di anni sotto 5, anzi 4 chilometri di ghiaccio, un bacino che potrebbe ospitare forme di vita sconosciute o addirittura i resti di Hitler, secondo una teoria che parla di una base del Terzo Reich costruita segretamente tra i ghiacci proprio là. Insomma, qui i riferimenti diventano veramente tanti. E siamo giunti quasi alla conclusione, con non poca fatica, perché è un argomento sul quale più si studia e più si trovano dettagli che vanno anche poi citati nella maniera corretta, e quindi speriamo di aver fatto un buon lavoro insieme a Manuel, il nostro regista e autore, che insieme a me ha passato diversi pomeriggi sulla questione. Ma vi avevo promesso una sorpresa finale. In questo caso la sorpresa finale ci è stata regalata da Umberto Visani, dove lasciamo un po' a lui l'onere e l'onore di concludere questo argomento. Quindi noi vi lasciamo a Umberto Visani, gli mandiamo un abbraccio grandissimo e speriamo poi di averlo qua insieme a noi in trasmissione quanto prima. Buonasera e un caro saluto a Gianluca Lamberti e agli amici di Facciamo Finta Che. Oggi sono ospite su questo canale e voglio parlare di un tema, a mio giudizio, estremamente affascinante, quello che concerne UFO, dischi volanti e le connessioni con Terzo Reich e possibile origine antartica del fenomeno UFO. Ecco, come molti sapranno, la nascita ufficiale del fenomeno UFO viene fatta risalire al 24 giugno 1947 con il celebre avvistamento di Kenneth Arnold nello stato di Washington nei pressi del Monte Rainier. Ecco, che cosa vide? Vide una formazione di oggetti a forma discoidale che si muovevano a velocità inaudita per l'epoca. Kenneth Arnold appunto riportò quanto osservato e non si spiegava bene che cosa potesse aver visto, e subito vi furono varie ipotesi. Vi fu chi ipotizzò un prototipo, chi invece pensò potesse trattarsi di una tecnologia non di questo mondo. Mentre oggigiorno si tende soprattutto a propendere verso l'ipotesi extraterrestrialista, ai tempi invece molti spingevano per l'ipotesi del prototipo, che quindi si trattasse di velivoli terrestri appartenenti a una tecnologia però estremamente avanzata e frutto appunto di ricerche avanzatissime. Soprattutto negli anni 60 si sviluppò una letteratura che ipotizzava che il Terzo Reich non avesse perso la Seconda Guerra Mondiale, o meglio, molti suoi membri si fossero trasferiti in Antartide e avessero creato delle basi dalle quali appunto poi i dischi volanti e questa tecnologia avanzatissima si sarebbe mossa nei lustri e nei decenni successivi. Proprio che si tratta di una tesi estremamente ardita, che però ha degli appigli nella storia con la S maiuscola. Basti pensare alle affermazioni dell'ammiraglio Dönitz, della Unterseeflotte, della flotta sottomarina tedesca. Egli che cosa aveva affermato? Aveva affermato della creazione di una base antartica. Di conseguenza è ovvio che si tratta di un'affermazione di tutto rispetto, che va assolutamente presa in considerazione. Per cui, come dire, questi autori degli anni 60 hanno affermato che i dischi volanti non sarebbero stati nient'altro che tecnologia tedesca avanzata che, come dire, sarebbe continuata a esistere appunto in Antartide e che avrebbe continuato a essere manovrata per scopi non ben chiariti. È ovvio che una interpretazione di questo tipo ha trovato poi nei decenni successivi una sorta di smentita, perché comunque il fenomeno UFO è continuato e però nulla si è saputo in particolare della presenza di transfughi nazisti in Antartide. Poco si è saputo della loro presenza in Sud America, per quanto invece in Sud America la loro presenza fosse decisamente più massiccia, però a livello di eventuale instaurazione di un quarto Reich o a livello di creazione di ulteriori basi nulla si è più saputo, per cui
si è teso a ritenere questa teoria una teoria fallace, per cui si è pensato che quindi l'origine dei dischi volanti non sia da ricercare in prototipi tedeschi. Però che cosa bisogna considerare? Bisogna considerare che realmente la tecnologia aeronautica tedesca era estremamente avanzata nella seconda guerra mondiale. Basti pensare all'ala volante Orten, basti pensare a tutta una serie di prototipi della forma discoidale, al Messerschmitt ME 262, basti pensare quindi a tutti questi prototipi ufficiali, oppure al celebre La Campana di Glocke, il prototipo che, stando a quanto contenuto nel suo brevetto, avrebbe dovuto essere risolutivo per le sorti della guerra, quindi un prototipo davvero avanzatissimo dalle capacità inusitate per l'epoca. Tutti prototipi che, come dire, hanno visto la propria luce ma non la messa in operatività, per cui non sono stati visti all'interno di contesti bellici operativi. Ecco, di conseguenza, nel momento in cui però abbiamo visto appunto questi prototipi, abbiamo visto la loro reale esistenza, è ovvio che uno può farsi alcune domande e ipotizzare che nel momento in cui le forze alleate sono poi arrivate in Germania e nei territori di appartenenza del Reich, ovviamente possono aver preso i prototipi e averli poi studiati e replicati, per cui comunque il fatto che possano essere stati creati anche dei prototipi negli Stati Uniti è un qualcosa di assolutamente possibile. Nel momento in cui si parla di Antartide bisogna anche parlare della testimonianza dell'ammiraglio Byrd e della famosa operazione Paperclip e di quanto accaduto appunto in Antartide subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, con una vastissima operazione dai fini mai sufficientemente chiariti, e appunto si è detto che fosse un'operazione per andare a vedere se e quali basi realmente tedesche vi fossero appunto in Antartide. Per tornare nello specifico al tema ufologico, vi è anche chi ha affermato che tutti quegli avvistamenti degli anni 60 e 70 della cosiddetta razza nordica in realtà fossero avvistamenti di equipaggi tedeschi che si presentavano in una connotazione tecnologica e che però in realtà appunto sarebbe stata una connotazione sì tecnologica ma assolutamente terrestre, però anche qua siamo nell'ambito dell'assoluta speculazione, per cui non vi sono prove per poter dire i nordici erano realmente equipaggi tedeschi, non vi è nessuna prova a tal riguardo. Quello che però è estremamente interessante, secondo me, concerne appunto l'aspetto aeronautico, concerne vedere come davvero fossero stati creati dei prototipi così avanzati e concerne quindi capire come molto spesso nell'ambito ufologico si tenda a parlare a sproposito, si tende magari a ingigantire certi aspetti senza considerarne invece altri che andrebbero indagati con meticolosità, cercando quindi di capire dove sia il confine tra storia, controstoria e invece finzione, per cui questo secondo me è il messaggio più importante da cercare di comprendere. Questo quindi è un ambito che va ulteriormente sviluppato, va ulteriormente ricercato, quindi nel continuo tentativo di reperire il maggior numero di informazioni possibili. Grazie a tutti e buonasera.